Benvenuti alla prima puntata di una serie di 3 video lezioni sulle funzioni del tutor aziendale nei percorsi di apprendistato duale. Queste video lezioni fanno parte del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers. In questa lezione, intitolata Trasmettere competenze, parliamo della trasmissione delle competenze e delle conoscenze all'apprendista. Ascoltando i podcast avrete intuito l'importanza delle competenze trasversali per rendere un rapporto di apprendistato efficace. Ora approfondiamo il tema dell'apprendimento di conoscenze tecniche e non, soprattutto come pianificare un percorso di apprendimento che riesca a tener conto anche della motivazione e della soddisfazione degli apprendisti. Un percorso di trasmissione delle conoscenze e competenze deve tenere in considerazione 3 elementi chiave per considerarsi efficace. La preparazione è la fase iniziale del percorso di apprendimento. Durante questa fase, il tutor valuta le competenze dell'apprendista attraverso una discussione sulle esperienze passate e sulle sue aspettative. In questa discussione bisogna chiarire quali sono gli obiettivi di apprendimento e le aree in cui gli apprendisti sentono di aver bisogno di migliorare. Ad esempio, se l'apprendista ha già esperienza, per quanto limitata, di lavorazione del legno, il tutor potrebbe iniziare con progetti che utilizzano questa competenza oppure potrebbe ricercare dei punti in comune con altre attività o strumenti già utilizzati per farlo sentire più a suo agio, diciamo. L'apprendimento è la fase centrale del percorso. Questa fase vede il tutor condividere le proprie conoscenze con l'apprendista, grazie alla pratica guidata. Questo termine include dimostrazioni pratiche, discussioni e opportunità per l'apprendista di fare domande, soprattutto di sperimentare e commettere alcuni errori in sicurezza. Ad esempio, il tutor potrebbe mostrare all'apprendista come utilizzare correttamente gli strumenti nel laboratorio e discutere le tecniche e le procedure per farlo in sicurezza. Una volta che l'apprendista ha una buona comprensione delle basi, il tutor può iniziare a guidarlo attraverso progetti via via più complessi. Questo dovrebbe essere fatto in modo graduale, con il tutor che fornisce feedback costruttivi lungo il percorso. L'analisi è la fase finale del percorso di apprendimento. Durante questa fase, il tutor fornisce un feedback all'apprendista e discute i successivi passi per il loro sviluppo. Questo potrebbe includere suggerimenti su aree in cui l'apprendista può continuare a migliorare o nuove competenze o abilità che potrebbe voler sviluppare. Ad esempio, alla fine del percorso di apprendimento, l'apprendista stesso potrebbe avere l'opportunità di riflettere sul proprio percorso e autovalutarsi, il che può aiutare a rafforzare le nuove competenze sviluppate e a promuovere la sua autonomia nell'apprendimento. La fase di valutazione iniziale è un momento cruciale per impostare il successo del percorso di apprendistato. Riprendiamo l'esempio di un apprendista in un laboratorio artigiano e cerchiamo di capire come organizzare la prima settimana di apprendimento. Nei primi 2 giorni vi invitiamo a presentare a voi stessi il laboratorio e le aspettative riguardo al percorso di apprendistato. La presentazione iniziale è volta a raggiungere un doppio obiettivo. Il primo riguarda la conoscenza delle persone, del laboratorio e del percorso di apprendistato in generale. Il secondo obiettivo da raggiungere invece riguarda la condivisione di tempi e metodi di lavoro specifici della vostra realtà lavorativa. Per dirne in altri termini, come si fanno le cose qui.
Questo aspetto richiede una maggiore attenzione da parte del tutor, che deve trasmettere gli elementi fondamentali della realtà lavorativa cercando di non cadere nella trappola del "si è sempre fatto così", presentando quindi come immutabili tempi e metodi di lavoro. Questo è anche il momento di discutere con l'apprendista delle sue esperienze passate, competenze, interessi e obiettivi di apprendimento. In questa fase diventa fondamentale osservare come l'apprendista si approccia al lavoro. Quali sono le sue motivazioni? Quali sono gli aspetti che lo interessano di più e quali invece lo interessano di meno? Il terzo e il quarto giorno riguarda l'osservazione dell'apprendista mentre svolge alcune attività di base nel laboratorio. Questo vi aiuterà a valutare le competenze pratiche dell'apprendista e a capire meglio le sue abilità di base. Ci sono aspetti pratici del lavoro che sono più facili per l'apprendista? Partiamo da questi aspetti per potenziare la motivazione dell'apprendista stesso. Nella pianificazione del percorso terremo quindi conto di come aumentare gradualmente le difficoltà dei compiti e delle pratiche lavorative. Il quinto giorno potreste proporre un breve test o un compito pratico per valutare ulteriormente le competenze dell'apprendista. Ad esempio, potreste chiedere di realizzare un semplice oggetto artigianale per valutare in che modo l'apprendista organizza un compito leggermente più complesso. Quanto tempo dedica alla pianificazione e alla preparazione? Prende in considerazione gli elementi fondamentali per portare a termine il lavoro? Considera il tempo a disposizione per raggiungere l'obiettivo? Cerca di affrontare in autonomia una situazione difficile o ambigua prima di chiedere supporto? Sono tutte domande che ci orientano un po' per strutturare poi il percorso successivo. Infine, il sesto e il settimo giorno, non di domenica, sulla base dei risultati della valutazione iniziate a progettare un percorso di apprendimento personalizzato per l'apprendista. Questo potrebbe includere la scelta di progetti o attività specifiche che si adattano alle competenze e agli obiettivi dell'apprendista stesso. Prevede inoltre la definizione di un percorso a difficoltà crescente e che prenda in considerazione dei momenti di valutazione intermedi in cui fare il punto, valutare specifiche abilità e competenze dell'apprendista. La seconda fase, ovvero l'apprendimento, si può dividere in 3 momenti diversi. La condivisione delle conoscenze, che riguarda le settimane successive alla fase di preparazione, in cui il tutor condivide conoscenze e tecniche relative alle pratiche lavorative per rendere più autonomo l'apprendista. La pratica guidata, che è la fase centrale del percorso di apprendimento in cui l'apprendista inizia a lavorare su attività a complessità crescente sotto la guida del tutor e ricopre un arco temporale di circa 4 settimane. L'applicazione indipendente riguarda il periodo finale del percorso di apprendimento in cui l'apprendista si ritrova a lavorare su uno o più attività e deve applicare le conoscenze apprese e sviluppare le competenze relative alla pratica lavorativa. Partiamo dalla condivisione delle conoscenze e vediamo alcuni elementi chiave per favorire l'apprendimento. Il primo riguarda la sequenzialità. Strutturiamo quali informazioni sono fondamentali per capire meglio alcune tecniche o metodi di lavoro che si faranno via via più complessi. Poi abbiamo il tema dell'attenzione. Nella condivisione delle conoscenze bisogna prendere in considerazione anche la componente dell'attenzione. Organizziamo delle sessioni di apprendimento della durata massima di 45 minuti e, a seguire, prevediamo almeno 5 minuti di pausa. Sì, perché effettivamente l'attenzione tende a calare. All'interno dei 45 minuti cerchiamo di alternare quindi informazioni, istruzioni, conoscenze con alcuni esempi pratici. Questo aiuta a mantenere un po' viva l'attenzione.
Curiosità. Per stimolare la curiosità dell'apprendista cerchiamo di organizzare i momenti di apprendimento ponendo domande e chiedendo all'apprendista di iniziare a mettersi in gioco prima di aver spiegato nel dettaglio una determinata tecnica. In questo modo cerchiamo di focalizzare la sua attenzione e lo invitiamo a collaborare anche quando stiamo spiegando tecniche e metodi. Memoria. Per migliorare il ricordo di tecniche e metodi di lavoro è fondamentale cercare di stimolare il ricordo. Quando l'apprendista si trova in difficoltà, non ricorda qualcosa, cerchiamo di guidarlo nella ricerca della soluzione, evitando di dare la risposta al posto suo. In seguito approfondiamo il concetto che non riusciva a ricordare. Approfondiamo ora gli elementi chiave della pratica guidata. Il feedback immediato, cioè un riscontro su quanto appena fatto, aiuta l'apprendista a correggere gli errori sul momento e a consolidare l'apprendimento. È particolarmente importante che il riscontro sia molto vicino all'attività svolta. Ad esempio, se l'apprendista sta utilizzando una tecnica di intaglio in modo errato, il tutor può intervenire per correggere l'errore, stimolando la riflessione dell'apprendista su quale dovrebbe essere il metodo corretto prima di fornire la soluzione. Il rinforzo positivo, come le lodi o il riconoscimento del successo, bravo, brava, ben fatto, può aumentare la motivazione dell'apprendista e incoraggiare l'apprendimento stesso. Ad esempio, se l'apprendista ha completato con successo un'attività o ha acquisito una nuova abilità, il tutor può riconoscere, anzi deve riconoscere questi successi con parole di incoraggiamento. La pratica distribuita riguarda la suddivisione delle attività pratiche in sessioni più brevi e distribuite nel tempo. È in questo modo più efficace rispetto alla pratica massiccia, ovvero lunghe sessioni di pratica in un breve periodo di tempo. Ad esempio, il tutor potrebbe organizzare sessioni di pratica di un'ora al giorno, meglio ancora se di 45 minuti, per una settimana, invece di una sessione di pratica di 4 ore in un solo giorno, alternando quindi diverse tecniche in momenti diversi. In quest'ultima fase dell'apprendimento, l'apprendista si trova a dover agire in quasi completa autonomia. Per favorire l'iniziativa e la motivazione, il tutor potrebbe coinvolgere l'apprendista nella soluzione di problemi. L'apprendista potrebbe essere incaricato di risolvere un problema specifico, come la riparazione, ad esempio, di un particolare danneggiato. Un altro elemento riguarda la capacità di estendere o trasferire alcune tecniche o metodi di lavoro specifici a diverse attività o progetti. L'apprendista potrebbe essere incoraggiato a riflettere su come le competenze e le tecniche che ha appreso possono essere applicate a diversi tipi di attività, cercando di sviluppare anche la sua componente creativa. Progettare alcuni lavori in gruppo potrebbe aiutare l'apprendista a confrontarsi con i punti di vista di altre persone all'interno del contesto lavorativo, favorendo in questo modo la comunicazione e la comprensione di come funzionano i flussi di lavoro. La fase finale del processo di trasmissione delle competenze in un percorso di apprendistato duale riguarda il processo di valutazione e il feedback. Questa fase è fondamentale per capire quanto l'apprendista abbia maturato le competenze necessarie per pianificare i prossimi passi del suo sviluppo. Occorre dedicare un po' di tempo per valutare il percorso e, nello specifico, anche il progetto finale dell'apprendista. Questo non dovrebbe essere il momento di un mero giudizio sul risultato finale, ma una valutazione complessiva del percorso di apprendimento del ragazzo o della ragazza. Considerate le competenze che ha acquisito, come ha applicato queste competenze nelle attività e come ha risolto eventuali problemi lungo il percorso,
Infine, anticipate all'apprendista che discuterete con lui o con lei del percorso svolto finora. Vediamo insieme alcuni elementi da prendere in considerazione nella valutazione delle competenze. L'adattabilità. Il tutor può osservare come l'apprendista si adatta a nuove situazioni o compiti. Ad esempio, se il tutor modifica un progetto o introduce una nuova tecnica di lavorazione, può valutare come l'apprendista si adatta a questi cambiamenti. È in grado di cambiare rotta? Riesce a riprogettare o a ridefinire la sua strategia? Come affronta il cambiamento? Poi abbiamo la reazione al feedback. Quando il tutor fornisce un riscontro all'apprendista su quanto svolto, potrebbe osservare come questi reagisce. Ad esempio, se l'apprendista accetta il feedback, il riscontro in modo costruttivo e fa degli sforzi per migliorare, oppure se rimane fermo nelle sue convinzioni e percepisce il feedback come un giudizio. Applicazione pratica. Il tutor può valutare l'applicazione pratica osservando come l'apprendista applica le competenze e le conoscenze acquisite alle singole attività. Ad esempio, se l'apprendista è in grado di utilizzare una nuova tecnica in modo efficace in un progetto, questo indica una buona applicazione pratica. Motivazione. Il tutor può valutare la motivazione dell'apprendista osservando il suo impegno e la sua dedizione. Ad esempio, se l'apprendista mostra entusiasmo per i progetti, cerca di superare le sfide e rimane impegnato anche quando le cose si fanno difficili. Questo indica una buona motivazione. Riflessione e autovalutazione. Il tutor può incoraggiare l'apprendista a riflettere sul proprio apprendimento e a fare un'autovalutazione. Ad esempio, potrebbe chiedere all'apprendista di fare o anche scrivere un breve resoconto alla fine di un'attività, riflettendo su ciò che ha imparato, su ciò che ha fatto bene e su ciò che invece potrebbe ancora migliorare. Questo può aiutare l'apprendista a sviluppare la capacità di riflettere e autovalutarsi, che è una competenza preziosa per l'apprendimento continuo. Iniziativa. L'apprendista mostra l'iniziativa nel prendere nuovi compiti o nel cercare di risolvere problemi prima di cercare supporto dal tutor. Previsione. Quando approccia una nuova attività, un nuovo progetto, l'apprendista è in grado di anticipare eventuali problemi e di prendere misure preventive? Una volta terminata la fase di valutazione, organizzate un incontro con l'apprendista per discuterne insieme. Questo è un momento importante per l'apprendista per riflettere sul proprio percorso. Incoraggiatelo a fare un'autovalutazione e a pensare a ciò che ha fatto bene e a ciò che potrebbe migliorare, all'atteggiamento che ha messo in campo e alla propria motivazione. Fornite un feedback costruttivo, riconoscendo i successi e suggerendo aree di miglioramento. Ricordate, il feedback è un dialogo, non è un riscontro a senso unico. Quindi è necessario ascoltare l'apprendista, rispondere alle sue domande e discutere dei passi successivi. L'obiettivo è che l'apprendista esca da questo incontro con una chiara comprensione di dove si trova nel suo percorso di apprendistato e di che cosa deve fare per continuare a crescere e a svilupparsi. Sul tema della valutazione torneremo in una lezione successiva che riguarda il monitoraggio del percorso di apprendimento. Grazie per aver seguito questa lezione e alla prossima puntata!